Ciao a tutti e benvenuti a Daily Italian Talk, il posto giusto per praticare il tuo italiano con noi. Ciao, io sono Jack. E io sono Emma. Siamo così felici che tu sia qui con noi oggi. Se ti piace praticare l'italiano, ricordati di iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video. Esatto, ci aiuti tantissimo. Oggi parleremo di un argomento molto utile. La routine quotidiana. Proprio così. Talking about daily routine. Parleremo di cosa facciamo dalla mattina alla sera. Allora, Emma, come stai oggi? Io sto benissimo, Jack, grazie. E tu, come stai? Io sto molto bene, grazie. Un po' assonnato, ma bene. Cosa hai fatto questo weekend? Qualcosa di divertente? Sì, sono andata al mare con degli amici. È stato fantastico. Il sole, il mare, bellissimo. E tu? Io? Niente di speciale. Sono stato a casa. Ho guardato un film, ho letto un libro, molto tranquillo. Che bello! A volte un weekend tranquillo è perfetto. Vero. Allora, Jack, parliamo della nostra routine quotidiana. Iniziamo dalla mattina. A che ora ti svegli di solito, durante la settimana? Durante la settimana, da lunedì a venerdì, mi sveglio sempre alle 7 in punto. È il mio orario fisso. Alle 7 in punto, puntuale come un orologio. E ti alzi subito dal letto? No, assolutamente no. La sveglia suona alle 7 e io premo il tasto snooze. Snooze. Cosa significa snooze? Ah, giusto. Snooze è il tasto per posticipare la sveglia. In italiano si dice posticipare la sveglia. Suona di nuovo dopo 5 o 10 minuti. Ah, capisco. Anche io faccio così. La mia sveglia suona alle 7:10 e io rimango a letto per altri 5-10 minuti, a volte 15. È così bello stare sotto le coperte, vero? Specialmente quando fuori fa freddo. Verissimo. E poi, finalmente, ti alzi. Cosa fai per primo? Beh, prima di tutto vado in bagno. Mi lavo la faccia con l'acqua fredda. Mi aiuta proprio a svegliarmi. Buona idea! Io invece vado direttamente in cucina. Devo bere qualcosa di caldo subito. Parliamo di colazione. Che cosa mangi di solito? La mia colazione è molto semplice. Bevo un tè con il limone, senza zucchero, e poi mangio un frutto, di solito una mela o una banana. Non ho molta fame la mattina. E tu, Emma, sei una persona da colazione abbondante? Sì, io amo la colazione. È il mio pasto preferito. Bevo un caffè latte grande, caldo e mangio dei biscotti o dei cereali. A volte nel weekend mi faccio un cornetto vuoto, ma di settimana non ho tempo. Cornetto vuoto. Che significa? Vuoto significa empty. Un cornetto senza crema o marmellata inside, solo cornetto. È buonissimo. Ah, capito. Devo provarlo. Dopo colazione, qual è la tua prossima mossa? Dopo colazione torno in bagno e mi lavo i denti. Poi vado in camera da letto e mi vesto. Di solito scelgo i vestiti la sera prima, così la mattina sono più veloce. Che organizzata. Io invece scelgo i vestiti al momento. A volte è un piccolo dramma. Non so mai cosa mettere. Lo immagino. E poi esci di casa? Come vai al lavoro? Sì, esco di casa circa alle 8:15. Abito non lontano dalla fermata dell'autobus. Prendo l'autobus numero 62 e in 20 minuti sono in ufficio. Comodo. Anche io prendo l'autobus, ma a volte, se c'è bel tempo, vado a piedi. Mi piace camminare. Che bello. A che ora inizi a lavorare? Io inizio al lavoro alle 9:30. Lavoro in un negozio di abbigliamento in centro. È un lavoro divertente. Parlo con tante persone. Interessante. Io inizio prima, alle 9 in punto. Lavoro in un ufficio, davanti a un computer. Non è molto eccitante, ma mi piace. E la pausa pranzo? A che ora pranzi? La pausa pranzo è all'1. Di solito porto il pranzo da casa. Cosa porti? Porto un panino semplice, prosciutto e formaggio, o a volte dell'insalata di pasta, e naturalmente un caffè dopo il pranzo. È un must. Sì, il caffè dopo pranzo è sacro.
Io invece pranzo in un bar vicino al negozio insieme alle mie colleghe. È un momento per rilassarci e chiacchierare. Che fortuna! Quanto dura la tua pausa pranzo? Mezz'ora sola. È un po' poco, ma basta. Mangiamo velocemente. Di solito mangio un'insalata mista o un tramezzino. Capisco. E poi si torna al lavoro. Finisci di lavorare alle... Finisco di lavorare alle 6:30. A volte anche più tardi, se c'è molto lavoro. E tu? Io finisco alle 6 in punto. Quando esco dall'ufficio sono sempre un po' stanco. La sera, quando finalmente torni a casa, cosa fai? Hai delle routine serali? Sì, appena arrivo a casa, la prima cosa che faccio è togliermi le scarpe e mettermi qualcosa di comodo. Dei pantaloni della tuta, per esempio. Anche io. È la prima regola della sera. Comodità assoluta. Esatto. Poi mi rilasso sul divano per circa mezz'ora. A volte guardo un video sul telefono. A times ascolto un po' di musica. Non faccio niente di importante. Mi decompresso. È la mia zona relax. Capisco perfettamente. Io faccio una cosa simile. E per cena? Cucini spesso. Cucino, ma cose facili e veloci. La mia specialità è la pasta aglio, olio e peperoncino. O una pasta al pomodoro. Se sono molto stanca, ordino del cibo a domicilio. Per esempio una pizza. E tu, Jack? Sei un bravo cuoco? Mi piace cucinare. Cucino quasi ogni sera. Preparo pasta, riso, pesce. Cerco di mangiare in modo sano. A volte, durante il weekend, cucino cose più complicate, come una lasagna. Una lasagna? Wow, sei uno chef! Io non ho la pazienza. La mia amica Sofia, invece, cucina benissimo. Invita spesso gli amici a cena a casa sua. Che bello! Anche a me piace invitare gli amici a cena. È un modo per passare del tempo insieme. Parliamo della serata. Dopo cena cosa fai? Dopo cena lavo i piatti o li metto in lavastoviglie. Poi di solito telefono con la mia mamma o con mia sorella. Abitano in un'altra città, quindi ci sentiamo per telefono. Che cosa carina! Io invece chiamo i miei genitori nel weekend. La sera di solito guardo un film o una serie TV su Netflix, oppure leggo un libro. A che ora vai a letto? Vado a letto tardi, verso mezzanotte. A volte anche più tardi se il film è molto bello. So che non è una buona abitudine. Mezzanotte? E ti svegli alle 7, ma dormi solo 7 ore. Lo so, non è abbastanza. Dovrei andare a letto prima, come te. A che ora vai a letto tu? Io vado a letto verso le 11, 11 e un quarto. Mi piace dormire almeno 8 ore, altrimenti il giorno dopo sono stanca e di malumore. Hai ragione. Forse dovrei provare a cambiare routine. Dormire di più. Provaci, è importante. Parliamo un attimo del weekend. La tua routine del weekend è diversa? Oh sì, completamente diversa. Nel weekend non metto la sveglia. Mi sveglio naturalmente, verso le 9, le 9:30. Anche io, è bellissimo. E poi faccio una colazione lunghissima. Leggo il giornale, bevo 2-3 caffè, non ho fretta. Esattamente. Il sabato mattina vado sempre a fare la spesa al mercato. Compro frutta e verdura fresca. E la domenica, se c'è bel tempo, esco per una passeggiata lunga nel parco. Che routine sane! Io a volte nel weekend faccio pulizie in casa o esco con gli amici per un aperitivo. L'aperitivo. Mi piace tanto. Andiamo a bere qualcosa e mangiamo degli stuzzichini. Sì, è un ottimo modo per iniziare la serata. Allora, riassumiamo un po' di verbi importanti che abbiamo usato, va bene? Perfetto. Allora, il primo è svegliarsi. Io mi sveglio, tu ti svegli. Significa to wake up. Io mi sveglio alle 7. Bravo. Poi abbiamo fare colazione. To have breakfast. Io faccio colazione con un tè. Ottimo. E andare al lavoro o andare al lavoro. To go to work. Io vado al lavoro in autobus. O vado al lavoro in autobus. Sì, tutte e due sono corrette. Poi abbiamo pranzare. To have lunch.
Io pranzo all'1. Perfetto. E il contrario? Cenare. To have dinner. Io ceno alle 8 di sera. E infine, andare a letto. To go to bed. Io vado a letto a mezzanotte, ma forse dovrei andare a letto prima. Esattamente. Vedete? Abbiamo usato tanti verbi utili per descrivere tutta la giornata, dalla mattina alla sera. Sì, dalla sveglia fino a quando andiamo a letto. È la nostra routine quotidiana. Ora, come promesso, facciamo un piccolo ripasso del vocabolario di oggi. Jack, abbiamo usato tante parole utili sulla routine. Sì, è vero. Concentriamoci su 5 parole o espressioni molto importanti che possono aiutare gli studenti a parlare della loro giornata. Perfetto. Iniziamo con la prima parola, che è anche un verbo un po' speciale. Svegliarsi. Ah, svegliarsi. Questo è un verbo riflessivo. Cosa significa verbo riflessivo, Emma? Bravo che me lo chiedi. Un verbo riflessivo è un'azione che facciamo a noi stessi. Quindi, per dire I wake up, in italiano dobbiamo dire io mi sveglio. Usiamo sempre il pronome mi, ti, si con questi verbi. Esatto. Facciamo degli esempi. Io mi sveglio alle 7. Tu ti svegli alle 8? Luca si sveglia molto presto. Perfetto, Jack. E la forma all'infinito è svegliarsi. Quindi potete dire devo svegliarmi presto domani. Oppure a Marco non piace svegliarsi presto. Ottimi esempi. Passiamo alla seconda parola. Fare colazione. Questa è un'espressione molto comune. Fare colazione significa to have breakfast. Attenzione, non si dice prendere colazione, anche se qualche volta si sente. L'espressione più corretta è fare colazione. Sì, e potete usarla in molti modi. Faccio colazione alle 8? Cosa fai per colazione? Non ho tempo per fare una buona colazione. Esatto. E ricordate, la colazione è il pasto della mattina, il pranzo è lunch e la cena è dinner. Parlando della terza parola, andare a lavoro o andare al lavoro. Sì, entrambe le forme sono corrette. Significano to go to work. Potete dire vado al lavoro in autobus. Vado al lavoro a piedi. Mia sorella va al lavoro in macchina. Proprio così. E la struttura è sempre andare più a o al più lavoro. Facile, no? Ora, la quarta parola è molto utile per la sera. Andare a letto. Andare a letto. To go to bed. Attenzione, non è andare a letto. Si dice sempre andare a letto. Giustissimo. Ecco alcuni esempi. Stanotte vado a letto presto. A che ora vai a letto di solito? I bambini devono andare a letto alle 9. Perfetto. E ora l'ultima parola, che è forse la più importante per descrivere la routine. Di solito. Ah, di solito. Questa espressione è fondamentale. Significa usually o normally. Ci aiuta a parlare delle abitudini, di cosa facciamo normalmente. Sì, e si mette di solito all'inizio della frase o prima del verbo. Per esempio, di solito mi sveglio alle 7. Io di solito bevo caffè la mattina. Di solito vado in palestra dopo il lavoro. Bravo. E possiamo anche usare solitamente, che ha lo stesso significato, ma di solito è più comune nelle conversazioni quotidiane. Allora ricapitoliamo tutte e 5 le parole. Svegliarsi, verbo riflessivo per to wake up. Fare colazione, espressione per to have breakfast. Andare a o al lavoro per to go to work. Andare a letto per to go to bed. Di solito, avverbio per usually. Perfetto. Ora, per praticare, facciamo un piccolo dialogo usando tutte queste parole insieme. Jack, proviamo? Certo, io inizio. Ciao Emma, di solito tu a che ora ti svegli?
Io di solito mi sveglio alle 7, poi faccio colazione e vado al lavoro. E la sera? La sera vado a letto verso le 11. E tu? Anch'io mi sveglio alle 7, ma faccio colazione velocemente. Vado al lavoro in macchina. E la sera vado a letto tardi, verso mezzanotte. Perfetto. Vedete, abbiamo usato tutte e 5 le parole in una conversazione naturale. Esatto. Ora provate voi a fare una frase con almeno 3 di queste parole. Per esempio, di solito mi sveglio alle 7, faccio colazione e vado al lavoro. Scrivete le vostre frasi nei commenti. Noi le leggiamo sempre con piacere e vi aiutiamo se avete dubbi. Continuate a esercitarvi con queste parole. Sono veramente utili per parlare della vostra giornata in italiano. E ricordate, la pratica rende perfetti. Alla prossima con altro vocabolario utile. Allora, Jack, siamo quasi alla fine di questo episodio. È stato così bello parlare con te della nostra routine quotidiana. Sì, davvero. E spero che sia stato utile per i nostri amici che stanno imparando l'italiano. Oggi abbiamo praticato come parlare della nostra giornata, dalla mattina alla sera. Esattamente. Abbiamo visto tutto il ciclo della giornata. Partiamo dalla sveglia, mi sveglio alle 7, Poi la colazione. Faccio colazione con caffè e biscotti. e ancora vado al lavoro in autobus. Pranzo all'1. Finisco di lavorare alle 6 Torno a casa e ceno. e finalmente vado a letto alle 11. Vedete, abbiamo coperto tutti i momenti principali della giornata. E non dimentichiamo le parole importanti che abbiamo ripassato insieme. Svegliarsi, fare colazione, andare al lavoro, andare a letto e di solito. Proprio così. Queste parole sono come dei mattoncini. Con questi mattoncini potete costruire tante frasi diverse per raccontare la vostra giornata. Esatto. Ora, cari amici, è il vostro momento. È il vostro turno di parlare. Siamo curiosi di conoscere le vostre routine. Sì, e quindi ecco la nostra domanda del giorno. La domanda è: raccontaci la tua routine quotidiana. Cosa fai dalla mattina alla sera? Potete scrivere nei commenti, per esempio, ciao Emma, ciao Jack, di solito mi sveglio alle 7:30, faccio colazione con tè e biscotti, vado all'università in autobus. Oppure lavoro da casa, quindi mi sveglio alle 8, faccio colazione velocemente e accendo il computer. O ancora, ho 2 bambini, quindi la mia routine è un po' pazza. Mi sveglio prestissimo, alle 6, preparo i bambini per la scuola. Esatto, ogni routine è interessante e diversa. Non abbiate paura di fare errori. Noi leggiamo tutti i commenti e siamo felici di correggervi se serve. Proprio così. Impariamo dagli errori. Anche io faccio ancora errori in italiano qualche volta. Davvero, Jack? Sì, proprio ieri ho detto io vado a letto, invece di io vado a letto. Vedete? Anche io sbaglio. È vero. L'importante è provare a parlare. Anche se fate piccoli errori, noi capiamo lo stesso e vi aiutiamo volentieri. Quindi, per ricapitolare, oggi avete imparato a descrivere la vostra routine quotidiana in italiano. Avete imparato verbi importanti come svegliarsi, fare colazione, andare al lavoro. E avete imparato a usare di solito per parlare delle vostre abitudini. Ora siete pronti per raccontare la vostra giornata a un amico italiano. Prima di salutarvi, vogliamo darvi un piccolo compito per casa, ma niente paura, è un compito divertente. Sì, il compito è: oggi pensate alla vostra giornata in italiano. Quando vi svegliate, dite a voi stessi: ok, ora mi sveglio. Quando fate colazione, ora faccio colazione. Che idea fantastica! Parlate con voi stessi in italiano tutta la giornata. È un esercizio fantastico e nessuno vi sente. Esatto. E poi scriveteci nei commenti com'è andata. Vi aspettiamo. Grazie mille per aver studiato l'italiano con noi oggi. Siete stati bravissimi ad ascoltare fino alla fine. Sì, grazie di cuore. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto.
e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Parleremo di tanti altri argomenti utili. La prossima volta parleremo di hobby e del tempo libero. Come passate il vostro tempo quando non lavorate? Oh, che bello! Sarà molto interessante. Non perdetevelo. Per oggi è tutto. Continuate a praticare, continuate a parlare, anche se fate errori. L'importante è comunicare. Esatto. Siamo qui con voi in questo viaggio nell'italiano. Un abbraccio forte a tutti. Ciao ciao, alla prossima! Arrivederci.